Allora, io direi, se siamo tutti d'accordo, magari adesso abbiamo già presentato il prossimo oratore, Nicola Camello, mentre Nicola parla se Massimo ha piacere può rispondere nella sezione Q&A alle domande per iscritto, così possiamo procedere anche in parallelo. Per cui, Nicola, lo stage è tuo. Grazie a tutti e grazie all'organizzazione per avermi invitato a questo interessantissimo webinar. Io sono Nicola Camello e lavoro su questo ambito digital forensic ormai da un pochettino. La cosa specifica che tratto è l'analisi dei tabulati telefonici e tutto l'annesso, quindi la correlazione con altre fonti di dati. Questo quindi è il topic del mio talk di oggi, in cui illustrerò brevemente cosa è possibile, o meglio, sui punti su cui è necessario fare attenzione durante le analisi forensi. Oggi penso il telefono cellulare sia il dispositivo più analizzato in ogni acquisizione, in ogni analisi forense. Tutti abbiamo il dispositivo dietro e quindi lì dentro c'è solitamente il mondo. La cosa importante è: il telefono è attendibile? Beh, sicuramente i dati all'interno di un telefono vanno sempre o quasi sempre di fronte al giudice. Ne troviamo svariati, una volta solamente chat e messaggi, e adesso invece c'è la vita di ognuno lì dentro, perché anche applicazioni meno consuete possono essere veramente utili in sede di giudizio. Capire che durante quell'attività l'iPhone segnava dei passi registrati può significare che la persona stesse effettivamente camminando, oppure, come da suo alibi, era seduta a casa sul divano. Quindi le informazioni sul telefono sono e saranno sempre più interessanti da acquisire e da analizzare. Ovviamente sul mercato ci sono tantissimi strumenti e ognuno processa di essere il migliore in assoluto, e su questo tutti sappiamo che sì, il leader di mercato, possiamo dire anche indiscusso, è Cellebrite, però tanti strumenti hanno delle peculiarità che possono dire: bene, per questo specifico modello la cosa migliore da fare è questa, e con la cosa migliore non necessariamente si indica usa XRY o usa Bakesoft o un altro strumento, è proprio usa la procedura differente, perché banalmente, se avessimo davanti un iPhone sul quale non possiamo fare check rain e quindi facciamo un'acquisizione, un advanced logical che chiama Cellebrite, acquisendo un backup di iTunes, tutto va benissimo fin tanto che alla fine abbiamo la password di backup di iTunes, altrimenti abbiamo fatto un'ottima estrazione, veramente seguendo la procedura e seguendo le best practices, ma quello che ci manca è il punto finale, come ad esempio, avendo in mano un iPhone, non verificare il contenuto all'interno, verificare a mano il contenuto al suo interno, per tirare fuori con la vecchia e cara estrazione fotografica manuale le chat di Signal, che al momento rimangono lì all'interno del dispositivo, e quindi poi tutto si traduce nella mancanza di una informazione quando andrò a analizzare il dispositivo. L'estrazione mobile più completa, beh, qui abbiamo gli esperti, quindi poi ne parleranno loro. Sì, è la fisica, la maggior parte delle volte sì, ma come dicevo, tante volte torniamo indietro a quello che si faceva una vita fa, quindi 3 foto sul telefono possono essere in alcuni casi molto più importanti di un'acquisizione fisica fatta da telefono spento. Un argomento affine, o meglio una sorgente affine, è il cloud. Il cloud è una fonte attendibile? Beh, certo, nel cloud c'è tutto, quindi è la replica esatta di tante volte di quello che possiamo avere all'interno del cellulare. Tante volte c'è qualcosa di più, perché ad esempio può essere un connubio tra i dati che ho del cellulare e i dati che mi arrivano ad esempio dall'utilizzo normale del computer, una webmail, o pensiamo a una cartella di OneDrive o il Google Drive.
E quindi i dati memorizzati all'interno del cloud sono sicuramente di un interesse molto importante, come i dati memorizzati in automatico da Google se è abilitata la geolocalizzazione del dispositivo, quindi all'interno del Google Timeline di ognuno di noi, se le posizioni sono abilitate, si riescono a recuperare cose molto interessanti, tipo non solo sono stato in America quel giorno, ma ho effettuato esattamente quel percorso che vedete sulla destra della slide. Questa è un'informazione di fondamentale importanza per provare, ad esempio, che il sospettato fosse in una certa area durante quell'intervallo. Per estrarre i dati dal cloud ci sono svariati strumenti. Non dimentichiamoci che ci sono anche funzioni spesso intrinseche proprio degli spazi cloud, tipo il Google Takeout o anche il Facebook Takeout, che permettono di scaricare tutto il contenuto di un utente dal drive. Questo ovviamente ha un lato negativo, che solitamente un takeout di Google può richiedere non qualche minuto, ma anche qualche giorno. Quindi in fase di attività, quindi in fase ad esempio di perquisizione informatica, potrebbe questo essere un grosso problema. Altri strumenti, abbiamo ancora una volta UFED, c'è anche il Magnet Axiom, il Cyber, oppure una cosa un po' più piccolina, che è il nostro Secure Cube Downloader, che permette di scaricare in maniera forense i dati dal cloud. Ovviamente, come per qualsiasi attività di acquisizione forense, la cosa principale è seguire la procedura, quindi seguire le best practices e recuperare tutte le informazioni necessarie per rendere questo dato valido ai fini forensi. Bene, abbiamo visto un attimo i dispositivi che quotidianamente sono oggetto di analisi, ma una domanda che ci dobbiamo sempre fare è: chi ha inserito i dati all'interno del telefono o i dati all'interno del cloud? Questo perché, come diceva nell'interessantissimo speech precedente il collega Giuliani, dentro al telefono ci sono sia applicazioni che in automatico modificano le informazioni, tipo mi fanno bello perché sto facendo una chat o sto facendo un TikTok, ma ci sono anche delle informazioni che posso andare ad alterare. Si parlava prima di la validità del metadato di un'immagine. Bene, proprio il metadato è un'informazione che può essere facilmente modificata e non da un utente esperto. Sulla tipologia di attività, ad esempio, scaricando Fake GPS Free Application, un'applicazione gratuita da Google Drive, potete stabilire che la posizione del vostro telefono oggi sia qui da me ad Asolo. Voi ogni foto che il dispositivo scatta, quindi che avrà tutte le informazioni relative a quel dispositivo, quindi un'analisi di camera ballistica sarà sicuramente positiva, nel senso di dire sì, questa foto è stata effettivamente scattata da questo dispositivo, ma all'interno, in automatico, senza alterazione dell'immagine, questa è una cosa importante, il telefono ci spara dentro che la latitudine e la longitudine è di Asolo. Invece voi siete in spiaggia totalmente su un'altra parte d'Italia o del mondo. Quindi questa è un'informazione che potrebbe essere usata per creare un falso alibi e farlo creare questo falso alibi non dal sospettato, ma dall'investigatore forense certificato che sta facendo l'analisi. Perché se l'investigatore comincia a dire, bene, questo telefono c'è una compatibilità che fosse in Sicilia, perché? Perché ho trovato esattamente questa foto su questo telefono, che ho fatto anche l'analisi di camera ballistica, che è esattamente di quel dispositivo, che ha questi metadati che lo collocano lì. Bene, ho creato un ottimo alibi, anzi mi sono fatto creare un ottimo falso alibi da qualcuno che mi ha fatto l'analisi del dispositivo. Stessa identica cosa può accadere con i dati di messaggi. Sappiamo che ci sono servizi online per fare spoof SMS, vado lì, mi presento come il numero del presidente Trump,
che adesso è arrabbiato, quindi manda messaggi a tutti di insulti. Uno, facendo solamente l'analisi del telefono, potrebbe trovare che alla data ora Nicola ha ricevuto questo messaggio in cui viene insultato, oppure riceve questo messaggio magari di minacce per revenge porn. Quindi poi si può istituire un procedimento penale per una cosa che non è, diciamo, 100% reale, perché il numero mittente è stato alterato, ma è stato alterato prima che arrivasse all'interno del telefono. Quindi non ho modo, analizzando solamente quel dispositivo, di verificare tutte le peculiarità che mi dicono: no, attenzione, questo dato potrebbe essere un dato alterato. Questo è quanto riguarda i telefoni cellulari, ma una cosa interessantissima è: viene preso come oro colato quello che c'è nel cloud. Perché? Perché il cloud non è come il mio telefono che ho io in mano. Il cloud è di Google, il cloud è di Apple, il cloud è di Dropbox. Quindi sono loro i garanti. Attenzione, loro sono i garanti di chi mi salva il dato. Ma questo signore ha fatto, questo Simon Weckert, mi scuserà per la pronuncia, ha fatto un esperimento bellissimo. Ha preso un carrellino e 99 telefoni usati, ovviamente con 99 SIM e account Google memorizzati. Cosa ha fatto? Si è fatto una bella passeggiata col suo carrellino e, avendo tutti i dispositivi, come vedete, con Google Map attivo, Google in automatico ha registrato un traffico e quindi ha creato un'informazione creata da un singolo utente che poi si è tradotta nel mondo reale segnalando una strada congestionata, e quindi chiunque utilizzasse Google per andare da una parte all'altra della città, Google avrebbe suggerito una via alternativa. Perché? Perché i dati del cloud erano falsati. Questa identica cosa la si può fare con il mio telefonino, perché se io posso mettere una posizione fasulla con applicazioni gratuite, posso usare anche un generatore di segnale GPS fasullo, fare in modo che il mio telefono registri un movimento, e quindi in automatico questo movimento sarà registrato sia sul mio telefono e sia sul cloud, così quando qualcuno va a prendere questo dato mi crea di nuovo un falso alibi, oppure mi potrebbe trovare una discrepanza. Questo è quello che andremo a vedere. La validazione del dato. Quindi io ho fatto tutte le operazioni nella maniera più idonea al fine forense per ottenere i dati da analizzare. Adesso cosa cerco? Cerco di trovare qualcos'altro che magari mi deriva da una sorgente esterna per comprovare oppure per confutare quello che ho trovato dal primo dispositivo. I produttori di strumentazione forense dicono sempre: attenzione, usate il nostro strumento che è il più bello del mondo, ma nel vostro laboratorio, se ce ne fosse anche un secondo, per la data validation va solo meglio, perché dobbiamo essere molto attenti in quello che estraiamo, perché tutti possono avere bug, ma non è soltanto una questione di bug dello strumento, ma è una questione di come ne ho parlato appena prima, è di le informazioni che metto all'interno. Quindi un elemento che invece è di difficile se non impossibile modifica, che è veramente di sorgente terza, è il tabulato telefonico. Perché? Il tabulato telefonico viene registrato in maniera automatica dal gestore telefonico. Quindi che io prenda l'SMS o che io faccia una chiamata, non imposto niente sul mio telefonino. In automatico il gestore, per fini di fatturazione, registra questa informazione. E la registra per quanto? Per tanto tempo, da stato a stato cambia, ma almeno i 2 anni noi ce li abbiamo tutti, se non è addirittura maggiore per questione di terrorismo. Quindi, se tornassimo indietro all'idea di una foto scattata ad Asolo, ma con la posizione GPS posta in Sicilia, correlando questa informazione col tabulato telefonico dell'utenza, potrei vedere che un'ora prima della foto il telefono si agganciava ad una cella di Treviso. E questo cosa mi fa dire? Mi fa emergere una discrepanza.
Il telefono non può essere a Treviso e dopo un'ora dopo essere in Sicilia in spiaggia. Ho una evidenza che mi dice attenzione, c'è qualcosa che non torna. Oppure mi può provare la cosa. Ho ricevuto l'SMS, ho un elemento esterno da provare, posso agganciarmi a questa sorgente esterna che è il tabulato telefonico per dire sì, ho due cose che sono equivalenti, due cose che si supportano a vicenda. È una cosa bella per noi italiani è che il tabulato telefonico è gratuito, quindi richiederlo quando abbiamo un'investigazione in forense su un telefono sarebbe buona prassi, perché ho sempre un elemento in più. Un'altra cosa interessante è la copertura della cella, perché la copertura della cella può essere veramente fuorviante, perché l'operatore telefonico sul tabulato di traffico mi dà l'indirizzo della cella, indirizzo. Sul tabulato lista celle mi dà l'indirizzo, quindi latitudine e longitudine, ma la direzione dell'irraggiamento e la tecnologia. Ok, quindi riesco a capire che la cella punta a nord invece che punti a sud. In base alla tecnologia riesco un attimo a stimare il raggio di copertura e poi cosa c'è. E poi devo anche capire se quella cella, che io posso sentirci il segnale, ma se sento il segnale posso necessariamente connettermi? Noi abbiamo qui, io sono ai pendici del Monte Grappa e quindi qui ogni tanto, essendo alto 1700, prendo codici cella oltre confine, ma tipo sono FENI, GSM, perché il segnale è stralungo, l'onda arriva lontana, ma io a quella cella non ho modo di connettermi, perché proprio per la fisica il telefono non riesce a trasmettere indietro il messaggio, anche se avesse potenza adeguata per arrivarsi, in maniera tale che la cella lo prenda. Quindi, quando si fa l'analisi di copertura celle, è bene capire, mettere assieme il dato che arriva dal tabulato relativo alla posizione della cella, alla direzione della cella, alla copertura elettromagnetica che mi dà ogni tanto il gestore, attenzione questa è algoritmica, quindi che questa è pseudo-teorica, la copertura reale, sia la copertura reale, qui prendo il codice cella, ma la copertura reale di qui con la cella io posso scambiare informazioni, che è quella, la cella in connected mode. Ovviamente anche qui si apre un attimo una serie di scenari, perché quando io faccio il test, solitamente dopo l'evento. Quindi io so che l'utente, lo sospettato, si è connesso a quella cella a mezzanotte del 1° di gennaio. Io, se sono molto fortunato, arrivo 6 ore dopo, ok, arrivo 3 giorni dopo, faccio la misura e posso vedere che quella cella copre. Adesso, per andare a replicare esattamente la configurazione che c'era nella rete del gestore quella notte, con la priorità della SIM card che aveva il sospettato e che aveva il sospettato durante quell'attività, non è una cosa banale, perché è una cosa che io devo farla, diventa statistico, devo fare dei test e dire bene, su 10 volte che faccio i test in quella zona con condizioni meteo paragonabili, riesco a utilizzare quella cella come cella servente 8 volte, ok, ho una stima, oppure ho fatto 10 test e quella cella non la prendo mai. È possibile che però in quella notte quella cella, perché c'era un traffico anomalo su tutta l'infrastruttura, servisse un'area che solitamente non serve? Guardate sulle notti di Capodanno, tranne quest'anno per il PCM, è esattamente quello che succede. Piazze affollate, quindi celle distanti coprono aree che solitamente non possono coprire. Questo è il discorso la differenza tra una cella in idle mode, quindi io riesco a capire il segnale, vedo anche la potenza del segnale, che è una cosa molto interessante, perché se mi arriva una cella veramente con segnale minimo, difficilmente io posso andare a collegarmi. E questa è una comparazione tra la copertura teorica, questa è teorica da tabulato, direzione e irraggiamento, e la copertura reale. Punto verde era dove io sono stato e il mio telefono si connetteva alla cella. Vedete che in basso a destra ci sono dei punti fuori cono. I punti fuori cono possono essere per riflessioni del segnale o anche perché per la fisica della cella telefonica
una cella prende anche poco, anche dietro di sé. Quindi se io sono abbastanza in prossimità della cella, anche un centinaio di metri dietro, potrei comunque connettermi a tale cella anche se punta in direzione diversa. E una cosa che mi fa dire, bene, questo è tutto compatibile, è l'analisi, la correlazione di questi dati con altri dati. Un'altra cosa molto interessante è, ok, correliamo qualcosa di diverso, perché non necessariamente il tabulato è la risoluzione di tutti i mali, anzi, ma prendiamo tante cose differenti. Quindi prendiamo il telefono cellulare e prendiamo gli impianti di videosorveglianza che ci sono in quasi tutti i comuni italiani relativi alla verifica di infrazioni per quanto riguarda l'assicurazione o per quanto riguarda la revisione. Lì ho un elemento, posso dire bene, il telefono era in questa zona, però non è compatibile con l'auto del sospettato perché è stata trovata 30 km distante durante lo stesso intervallo orario. Quindi questa è una relazione, una correlazione di dati eterogenei che sarebbe interessante fare per avere sempre, come dicevo prima, più informazioni possibili. E un'altra attività, un'altra ricerca che si può fare con, e questa volta invece torniamo con il tabulato, è se io ho un sospettato, quindi del sospettato verosimilmente potrei avere tutto, posso anche avere le informazioni di chi era il passeggero di quel sospettato? Ecco, su questo, se io avessi un GPS, quelli da nascondere sotto l'auto, so esattamente dove era l'auto in ogni istante durante il suo percorso. Ma considerate che l'auto parta da Roma in direzione Milano, quindi il percorso è abbastanza lungo. E quindi alle 8 è a Roma, alle 8 è, cioè alle 9 sarà verso Firenze, alle 11 è a Milano. Se io riesco a chiedere i tabulati di cella telefonica, di tutte le celle telefoniche che coprono 30 secondi prima fino a 30 secondi dopo il passaggio dell'auto nel punto 1 e il passaggio dell'auto nel punto 2 e il passaggio dell'auto nel punto 3, cosa avrò? Che se il passeggero del sospettato durante il tragitto, un tragitto così lungo di 3 ore, magari per qualche fortuna sta navigando in internet, sta rispondendo a WhatsApp, sta facendo delle chiamate, chi era nella cella 1 e nel posto delle celle 2 e nel posto della cella 3 esattamente quando passava la macchina? Bene, ho il sospettato, ho il passeggero del mio sospettato. Questo è quello che si può fare con la differenza tra target e tabulati, o meglio la correlazione target tabulati, ma questo è quello che potete mettere tutto assieme. Un'altra cosa interessante è, ok, spingiamoci un attimino ancora più in là, con tabulato ed estrazione forense, perché dall'estrazione forense troviamo qualcosa che troviamo solamente lì, il testo di un messaggio. Anche un testo di un messaggio SMS, un testo di un messaggio WhatsApp, lo troviamo solamente dalla estrazione del telefono. Ma dal telefono cellulare non troviamo che quell'SMS è stato inviato utilizzando una specifica cella telefonica, perché è un'informazione che solitamente non viene memorizzata dal dispositivo. Ma una cosa è, se io metto in relazione il tabulato dell'utenza di quel telefono, trovo quello che c'è in figura, che quindi il telefono con quell'email e con quel codice della SIM card, con quell'IMSI, era collegato alla cella telefonica numero 210 e vabbè, finale 61892, e durante questa connessione è stato mandato il messaggio di testo che all'interno aveva quel testo lì. Quindi riesco a fare un'analisi veramente completa, bella, da portare in giudizio senza troppi problemi relativi a, ok, questo messaggio, ma dov'ero? Ero a casa, ero via, ero nell'area di copertura di quella cella telefonica. Voglio fare qualcosa ancora di più, vado lì a verificare la copertura reale di quella cella. Quindi, per concludere, ovviamente acquisire i dati dai dispositivi lo facciamo sempre in maniera ottimale, quindi seguendo le best practices internazionali, utilizzando strumenti che siano strumenti idonei. Non dimentichiamoci che strumento idoneo può essere anche la fotocamera. E cerchiamo di considerare, di validare il dato quando sto facendo le mie analisi
per provare se i dati reali, ma evidenziare delle incongruenze. E evidenziare le congruenze è quello che mi dà il là per andare a studiare un pochettino di più e cercare il perché. Io con questo vi ringrazio e come ultima cosa SecureCube mette a disposizione per i partecipanti una licenza gratuita dello strumento del SecureCube Downloader che potete scaricare a questo link. Poi avrete le slide e quindi potete trovarlo lì. Intanto vi ringrazio, se avete domande o adesso oppure nella sessione dedicata poi. Grazie a Nicola Chemello, interessantissimo questo intervento, lo ringraziamo anche per il supporto che lui dà a tutti noi attraverso la sua società SecureCube, la licenza che regala e il supporto che dà anche alle forze dell'ordine con cui spesso e volentieri collaboriamo o lavoriamo a stretto contatto.